Grazie mille signore e signori, buonasera, benvenuti, grazie di essere qui con noi. È veramente un piacere vedervi. Adesso, oddio, le luci non consentono molto di poterci avvicinare ai volti, ma sicuramente diversi di voi li conosco e loro conoscono me, e quindi sanno che la mia vita si è sviluppata sempre intorno al mondo del cibo e del vino. Già da ragazzino con una scopetta in mano partii al grande passetto di Ancona e lì step by step poi divenni maître sommelier, divenni campione italiano dei sommelier nell'84, poi segretario della Sommellerie Mondiale, poi ancora nel circuito nazionale ho potuto gestire determinate situazioni diventando consigliere regionale. E poi mi sono permesso il lusso di girare 26 paesi del mondo, ma non per diporto, soltanto per lavoro. Solo una volta sono andato in vacanza in Jugoslavia, 3 giorni dopo scoppiò la guerra e sono scappato, non sono andato più in vacanza. Quindi tutto questo per raccontarvi che cosa? Io questa sera voglio parlarvi dei sensi o del senso, anzi meglio del senso, dei nostri sensi. Noi sappiamo quali sono, no? Vista, udito, olfatto, gusto e tatto. E hanno una funzione ognuna ben precisa, a volte dissociate queste funzioni, a volte associate, come per esempio l'olfatto con il gusto. Non ci sarebbe gusto senza l'olfatto. Se noi mangiamo qualcosa o beviamo qualcosa e poi ci otturiamo il naso con 2 dita, percepiamo pochissimo, come lo stappiamo incominciamo a risentire tutto il gusto del cibo. Ma ognuno di noi è fatto in modo diverso, cioè tutto questo si può raccontare in modo oggettivo, cioè uguale per tutti, ma poi bisogna anche cercare di capire che c'è una certa differenza fra un maschio e una femmina, una differenza fra l'età, quello più giovane da quello più maturo o anziano, la provenienza, quindi le abitudini, le tradizioni che si sono state trasmesse, i territori diversi, ma anche quello è come la nostra mamma ci ha abituato a mangiare, a crescere, per cui adesso andando avanti vi spiegherò determinate situazioni che vanno ad influenzare tutto quello che è la nostra personalità e il nostro personaggio. Ora, vedete, questo siamo noi, questa è la nostra testa. Qua dentro, signori, noi abbiamo 100 miliardi di neuroni, 100 miliardi, ma pensate che dai 40 anni in su, in linea di massima, come inizia l'avanzamento dell'età e quindi diciamo l'invecchiamento sotto l'aspetto proprio fisiologico, da 40 anni in su ne perdiamo circa 10.000 al giorno, però ad arrivare a 100 miliardi ne corre, hai voglia. Poi, fermo restando che c'è un momento in cui magari questa situazione frena, per cui un giovanotto che ha 39 anni sicuramente ha molti più neuroni di me e quindi si comporta in modo diverso. Poi c'è una certa differenza che va a compensare un pochino il tutto, che io magari, avendo 73 anni, ho molta più esperienza di lui e quindi le cose vanno a compensarsi. Ora, vedete, questi neuroni servono a tantissime cose, servono a tutto, cioè noi non potremmo non solo trasmettere niente fra di noi o cercare di raccontarci le cose, capire, non capire, ma addirittura apprezzare ciò che noi mettiamo dentro noi stessi, sia a livello olfattivo che gustativo, se non ci fosse la funzione dei neuroni. Poi ci sono, vedete, quei nervetti quadriulapidi, quelli che vedete qui che si arrampicano sulle guance, che sono i nervetti trigeminali, che anche loro hanno una funzione e sono quelli di raccogliere delle sensazioni di tipo calorico o calorifico. Ad esempio, quando noi mangiamo una pasta che, un po', che scotta una minestra bollente, e questi qui subito ci segnalano che attenzione, che qui stiamo andando oltre quello che possa essere la nostra recettibilità del senso del calore. Ma anche quando beviamo un vino che supera i 13 gradi, 14, 15 gradi, noi ce ne accorgiamo perché questi nervetti incominciano a scaldarsi e percepiamo questa sensazione di calore qui sulle guance, e a qualcuno magari gli viene la punta del naso rosso o a qualcuno i lobi delle orecchie. Ora, la vista, signori miei, io ho anche un carissimo amico mio, chef, che è non vedente, che è molto molto bravo, veramente un grande, molto bravo,
che pensate riesce a fare tutto avendo perso la vista, purtroppo, poverino. E io lo cito con molto piacere perché veramente è un fenomeno. È un fenomeno. Però voglio dire, noi la vista ci condiziona moltissimo. La vista ci crea delle situazioni di sinestesia, ma non solo la vista, a volte anche l'udito, lo vedremo dopo, nel senso che, non so, se noi siamo al mare, no? Ecco, ce l'abbiamo qui vicino, andiamo quest'estate a mangiarci una bella spigola al forno con le patatine, con il pomodorino, con un po' di timo, rosmarino e via dicendo, e ha un gusto stupendo, meraviglioso, fantastico. E guardiamo il mare azzurro, l'aria del mare che ci entra anche nelle narici, quindi anche l'olfatto incide in questa sensazione. Ma se la stessa spigola noi dovessimo mangiarla davanti al Monte Bianco o alla Marmolada seduti fuori su un ristorante, avrebbe un gusto diverso, decisamente, perché siamo condizionati dall'ambiente, da ciò che vediamo, ma anche da ciò che percepiamo a livello olfattivo, ad esempio, l'aria diversa di montagna con quella del mare, l'aria iodata del mare. Ora, se alla stessa stregua, se noi dovessimo mangiare un bel pezzo di speck davanti alla Marmolada, ha il suo gusto ben preciso. Mangiato sempre in quel ristorante davanti al mare, lo apprezzeremo lo stesso, ma in modo diverso, perché ovviamente non è l'ambiente suo ideale per essere degustato. E poi vabbè, la vista ci condiziona molto con i suoi colori, ovviamente, con i colori che percepisce, non quelli che percepisce, nel senso di darci anche dei segnali. Prendiamo un vino rubino, generalmente rosso rubino è giovane, un vino granato, a prescindere anche dalla varietà di vitigno, tende ad essere più invecchiato, quindi riconosciamo subito lo stato di salute, magari nel senso di età del vino, ma anche per un vino bianco di color giallo paglierino tenue con riflessi verdolini, vuol dire che è giovane. Se questi riflessi, se il giallo, anzi un giallo dorato con riflessi ancora più dorati, vuol dire che il vino è in fase di maturazione. Quindi la vista ci aiuta a capire determinate cose, già come primo approccio, ma anche guardare e vedere una persona, dice al primo sguardo mi piace, poi magari scopri che è una persona che non va bene, oppure viceversa. Ora, l'olfatto, la sinapsi. Ma che cos'è questa sinapsi? L'olfatto ha un'incidenza molto importante per quello che riguarda soprattutto il gusto, perché, ripeto, quando siamo raffreddati noi non riusciamo a sentire il gusto di ciò che mangiamo e quindi dobbiamo aspettare che ciò passi, oppure basta semplicemente chiudersi il naso quando beviamo un calice di vino e ne perdiamo quasi all'80% il gusto, ce lo stappiamo, riprende tutto completamente. Quindi l'olfatto è determinante, ma pensate agli animali, gli animali che si riconoscono fra di loro, il cucciolo con la mamma con il cucciolo, e non solo con la stessa specie, soltanto con l'olfatto, oltre che visivamente. Ma come funziona questo nostro olfatto? Adesso, per renderlo un pochino più digeribile, prendiamo per esempio, ecco, questo è un fiore, è una rosa, ma potrebbe anche essere un calice di vino. Facciamo la rosa come la vediamo qua. Percepiamo questa sensazione, questo messaggio chimico che attraversa il naso e poi arriva qua, in questo punto. Qua si trasforma, cambia in un impulso elettrico. E questo passaggio si chiama sinapsi, cioè vengono messi in moto tutti i nostri, oltre ai recettori, il bulbo olfattivo, l'epitelio olfattivo, fino a qui siamo nella chimica, poi da qui passa con la sinapsi a un livello elettrico, quindi tutti i nostri neuroni si organizzano per trasmettere questo messaggio in una parte del cervello ben precisa, deputata a raccogliere i messaggi odorigeni, e qui questi vengono catalogati e entrano nella nostra memoria. Va da sé che anche se dovessimo dopo un mese circa essere bendati e sentire lo stesso fiore, non lo vediamo, ma riconosciamo che è una rosa, perché lo abbiamo già messo nella nostra memoria e catalogato. Tutto questo sempre attraverso questo movimento dei neuroni, e questa si chiama sinapsi. Ma il gusto. Allora, vedete come è messa la nostra lingua, no? La cavità stomatica. Noi tra l'altro abbiamo
parecchie papille gustative del tipo filiformi, fungiformi, vallate, caliciformi, che raccolgono dei messaggi diversi. Noi vediamo che sulla punta della lingua, no, generalmente ci arrivano i messaggi di dolcezza. Nelle parti laterali della lingua, no, il salato, nelle prime parti laterali, in fondo alle parti laterali invece abbiamo l'acido e in fondo, ancora in fondo, quindi nella parte terminale della lingua, percepiamo l'amaro. Però al centro c'è quest'altra parola, umami, che non è un acronimo, è proprio una parola che ha un significato ben preciso in Giappone. L'hanno creato i giapponesi. Loro per umami intendono tutto quello che noi diciamo, amaro, acido, salato, dolce, lo mettono in un'unica parola, umami, e corrisponde esattamente al nostro glutamato monosodico, cioè al dado per fare il brodo, come gusto, come sapore. E loro questo lo associano alle alghe nori, le loro alghe che poi sono nere, quelle che poi vengono utilizzate anche per fare il sushi, che dicono che praticamente è l'insieme di tutte queste sensazioni che noi occidentali, europei, ma soprattutto italici, italiani, sì, i francesi già ragionano un pochino diverso, riusciamo a raccontare, però dissociandoli tutti quanti. Invece loro li uniscono. Umami lo pronunciano così. E quindi già fra un giapponese e un italiano c'è una grossa differenza. Io sono stato anche in Giappone, il modo in cui loro percepiscono determinati segnali od origini gustativi è diverso da quello nostro, ad esempio. Cioè, quando loro mangiano il loro sushi accompagnato con il wasabi, che è una salsa abbastanza piccante, e loro gioiscono. Va bene che loro però ci abbinano il sake, noi lo chiamiamo sake, in realtà si dovrebbe dire sake, il distillato di riso, e qui l'abbinamento c'è perfettamente. Noi provammo però, sempre a Tokyo o a Osaka, non ricordo bene esattamente, ad accostarci un vino bianco nostro italiano, un pinot grigio di una nota azienda, e con il wasabi faceva veramente orrore. Senza wasabi si poteva bere. E però per loro è consacrato il fatto che il sushi con il wasabi va bevuto insieme al sake, quindi dei vini a loro non frega proprio niente. Fermo restando che anche il Giappone produce dei vini nell'isola di Hokkaido, su a nord. Bene, ora il tatto orale. Tatto orale che cosa intendo io? Non solo quello, il tatto quello delle mani, delle dita, tocco una cosa, anche bendato riesco a riconoscere che cosa ho toccato. Ma se io dovessi bendarvi tutti quanti e dirvi aprite la bocca e zac, vi infilo del cibo in bocca, cominciate a masticare, che cosa vi ho dato? Ah, degli spaghetti. Sono grossi o fini? Ah, sono fini questi. E come hai fatto a riconoscerli se non l'hai visti? Perché i miei recettori, no, mi hanno riconosciuto la forma, lo spessore, il diametro, addirittura anche il peso delle cose a volte. E quindi mi hanno detto che sono spaghetti fini. Poi vi dico, benissimo, ok, deglutisci. Poi riapri la bocca, che ti ho messo dentro? Ah, questa è una fettuccina. La riconosco perché è piatta, è rettangolare, e quindi capisco che è una fettuccina. Cioè, i nostri recettori ci raccontano come sono fatte le cose. Ci sono persone, alcuni di voi magari, che preferiscono la pasta liscia, come me, e altri che preferiscono la pasta rigata. Perché? Eppure, voglio dire, fatta con lo stesso grano, Saragolla, Senatore Cappelli, grani buoni, via dicendo. E no, perché intanto c'è una certa differenza. La pasta liscia rimane più omogenea nella cottura, quella rigata invece, avendo questa stratificazione di questi scalini fuori, tende a cucinarsi di più all'esterno e meno all'interno, per cui la cottura è un pochino più disomogenea. Ma poi c'è anche il fatto che queste righette comunque apportano per alcuni una sensazione più piacevole. Ecco, de gustibus non est disputandum, per carità, va bene tutto e va bene per tutti quanti. E poi magari, ecco, c'è anche sempre il discorso della memoria. A me mia mamma mi faceva mangiare da piccolo gli spaghetti fini perché lei mangiava gli spaghetti fini. Poi quando si trattava di mangiare pasta corta, lei non mangiava le pennette o maccheroncini, ma mangiava o i rigatoni, quelli belli grossi, oppure addirittura i paccheri, che fossero stati lisci o rigati, per lei non aveva molta importanza. A quei tempi neanche per me, poi crescendo ovviamente e per il mio mestiere ho fatto un pochino delle considerazioni. E quindi praticamente
Anche il gusto, a seconda di chi siamo, noi siamo tutti uguali solo davanti a Dio, ma per età, per sesso, per provenienza, come ho detto, delle esperienze siamo tutti diversi e tutti vanno rispettati, indubbiamente. Allora, la sinestesia, il condizionamento, già ve ne ho parlato per quello che riguarda la vista, ma andiamo a vedere un'altra cosa ancora molto interessante, l'udito. Allora, facemmo 10 anni fa circa un esperimento all'Istituto Alberghiero di Loreto, eravamo 12 sommelier, adulti, esperti, già navigati, con un unico calice di vino rosso ascoltammo 1, 2, 3, 4, 5, 6 brani musicali diversi. Bene, lo stesso vino, a seconda del brano musicale, cambiava, sia all'olfatto che al gusto. Ad esempio con Mozart e Strauss i vini erano, diciamo, tendevano ad essere abbastanza morbidi, per così dire, il vino, lo stesso vino. Andando all'estremità con la musica rock e quella jazz invece diventava più duro, si sentiva più magari la sensazione più di freschezza, di acidità, ma anche dei tannini. Invece rimaneva perfettamente equilibrato nel momento in cui ascoltavamo Gershwin e Baccarat, quelle classiche musiche moderne degli anni 60, 70, 80, così americane, orchestrali, no? E eravamo in 12 e tutti abbiamo convenuto la stessa cosa, che anche ascoltare un brano musicale mentre mangi, mentre bevi, qualsiasi cosa tu fai ti condiziona la vita. Quindi noi siamo molto condizionati da tutto ciò. Io vedo che sono arrivato al limite nel mio timer qui, sono arrivato al punto giusto. Siamo condizionati da tutto ciò che vediamo, che udiamo, che annusiamo, che gustiamo nel mangiare, ma anche di ciò che tocchiamo, non solo con le mani, con le dita, ma anche con la bocca. Grazie, signori.